3, 2, 1, via! Quando Leon desidera qualcosa non si fa mai trovare impreparato. Vederlo vispo e dinamico è una soddisfazione unica e per mantenerlo attivo cerchiamo in tutti i modi possibili di stimolarlo sia mentalmente che fisicamente, così che sia sempre sano. Ma il pericolo che possono presentarsi problemi articolari è in agguato, perciò se non volete farvi trovare impreparati dovete assolutamente guardare il nostro video. Prendersi cura delle articolazioni del cane è un fattore assolutamente fondamentale per permettergli di sentirsi libero e vivace. Nessuno di noi vuole vedere sofferente il proprio peloso, giusto? E come si dice, prevenire è meglio che curare? Verissimo! Ecco perché siamo qui. Vogliamo spronarvi a non dare per scontato nemmeno piccole accortezze che si possono rivelare grandi gesti d'amore. Iniziamo dicendo che ci sono diversi criteri che possono considerarsi come fattori scatenanti, ossia l'età. Come per noi, con l'avanzare di questa possono aumentare i malanni, ma è vietato abbassare la guardia anche quando sono cuccioli. La razza. Purtroppo ci sono alcune razze canine più predisposte rispetto ad altre, anche a causa di malattie ereditarie. Il sovrappeso, in quanto i chili in più aggravano sulle articolazioni, che devono sopportare un carico maggiore. Ed i traumi, ovvero quelli legati agli infortuni che possono ledere nel corso del tempo. La patologia più comune che colpisce le articolazioni è l'artrosi, frequente soprattutto nei cuori pelosi anziani. Quest'ultima, come generalmente un altro problema motorio, reca dolore e per quanto i nostri amici scodinzolanti si sforzino di farcelo capire, possiamo intervenire semplicemente monitorandoli. Se infatti notiamo una posizione contorta, una camminata anomala, irrigidezza, spostatezza accentuata o difficoltà nei movimenti, dobbiamo far scattare il nostro campanello d'allarme, siccome questi sono tutti sintomi di malessere. La prima cosa da fare assolutamente è contattare il vostro veterinario di fiducia, in modo tale che voi abbiate un parere di un professionista e lui o lei possa visitarlo verificandone le condizioni di salute. Inoltre, se lo riterrà necessario, programmerà subito una visita ortopedica. Come abbiamo detto prima, anche un'alimentazione errata può incidere negativo. Infatti diversi studi hanno dimostrato come il grasso corporeo possa aumentare le infiammazioni, poiché queste vanno ad assottigliare lo strato di cartilagine presente nelle ossa. Anche in questo caso il ruolo del vet risulta fondamentale, siccome sarà in grado di indicare una dieta sana e bilanciata, ma soprattutto specifica per soddisfare le esigenze del pet. Cogliamo l'occasione appunto per ribadire quanto sia importantissimo affidarsi a un esperto, soprattutto oggigiorno, siccome si sente sempre di più di persone che agiscono in maniera autonoma, spesso senza avere un background adeguato delle conoscenze canine, ma solo per sentito dire. Questo non significa affatto amare il proprio cane ed io non giocherei per niente con il fuoco. Noi non siamo medici veterinari, pertanto volontariamente non ci addentriamo in questioni che vanno oltre le nostre competenze. Sì, è vero, sul mercato ci sono una vasta gamma di prodotti, come gli integratori, che però, come è plausibile che sia, non conosciamo tutti. Potremmo parlarvene, ma uno, non riteniamo etico divulgare informazioni lette sui vari siti aziendali solo per fare bella figura, e due, gli effetti che questi prodotti potrebbero avere possono cambiare da cane a cane. Quello invece che possiamo e vogliamo fare è condividere e sensibilizzare quanto più possibile affinché il mondo diventi sempre più dog friendly, avanzando proposte vissute in primis su di noi. Per questa ragione, sperando di fare cosa gradita, vogliamo suggerirvi un prodotto e un'attività che contrasteranno il dolore articolare del vostro peloso. Il primo è questa rampa, particolarmente adatta ai proprietari di cani di taglia medio-piccola, perfetta per agevolargli la salita e la discesa dal letto e dal divano. Tanto loro lo sanno che non dovrebbero fare quei salti, ma li fanno lo stesso. Mentre la seconda è una cosa sempreverde e che apporta benefici: l'esercizio fisico. Una dose quotidiana di sano movimento aiuta a mantenere attiva la mobilità articolare, a rafforzare i muscoli, oltre che il rilascio di endorfine. Va benissimo la pallina come almeno una passeggiata. L'importante è che questi siano adeguati all'età e alla condizione fisica dell'animale. Volete saperne di più sul mondo canino? Tutto quello che dovete fare è iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime uscite. Lascia? Che fate? Non mettete mi piace? Dai che te la lancio dopo.
E non dimenticate di scrivere un commento per sapere se abbiamo fatto un buon lavoro. Leone ed io vi ringraziamo dell'attenzione dedicata. Ora scusate, ma il lavoro chiama. Pronto? Via! Ma davvero?